Ciao avventurieri e bentornati su Max DM Crafting. Questo è l'episodio numero 1 della serie Crea il tuo dungeon e oggi parleremo delle tiles. In italiano piastrelle, però mi piace il termine inglese tiles, è più appropriato diciamo per quello che stiamo facendo. Dunque questo tutorial potrebbe essere fatto in 1000 modi diversi. Noi ci concentreremo sulla schiuma, sul polistirene, sulla foam, ma sappiate che ci sono un'infinità di canali che ci insegnano come farlo con il cartoncino, come farlo con addirittura la plastica, come farlo con semplicemente della carta. Noi utilizzeremo la schiuma. Su questo stesso canale, qui su Max DM Crafting, ci sono diversi video che ci spiegano diverse tecniche più approfondite. Se siete interessati al mio sistema Fusion Tile System, guardate questo video prima di tutto. Inoltre ho approfondito questo argomento anche in quest'altro video. Sono in inglese, però se volete rimanere qui, bene o male, gli argomenti trattati sono gli stessi, ok? Dunque, dobbiamo armarci di un po' di pazienza, ci serve un taglierino molto affilato, un righello preciso e un paio di avvisi prima di partire. Innanzitutto, numero 1, io utilizzerò per questo tutorial le misure in inches, in pollici. Ragazzi, un pollice è circa 2,5 cm, quindi potete utilizzare un righello e fare tutto quello che io faccio con gli inches, quindi con i pollici, farlo con il sistema metrico, quindi utilizzare delle misure di 2,5 cm. Questo perché? Perché la griglia internazionale è considerata quella da un pollice quadrato. Okay? Seconda cosa, mi raccomando, cambiate la lama al vostro taglierino. Una lama poco tagliente è molto più pericolosa di una lama affilata, per cui la sicurezza per prima, ok? Cambiate la lama e siamo praticamente pronti a partire. Nell'episodio precedente ho già introdotto il concetto di dungeon crawler. Il dungeon crawler è praticamente quello che ci permette di esplorare gli ambienti singolarmente, uno dopo l'altro, mano a mano che i giocatori entrano in contatto con le aree visibili. Quello che vedete qui è un piccolo esempio del mio sistema a, diciamo, tiles doppia faccia. Se spulciate sul canale ovviamente troverete una marea di video che vi spiegano come fare questo tipo di tiles. Noi oggi ci concentriamo su qualcosa di molto più basic, molto più semplice, ok? Una cosa che spesso mi viene chiesta è come fare ad avere la schiuma, la foam, il polistirene della giusta altezza. Qui vedete come ho fatto io, come faccio. L'importante è avere un paio di stecchettini di legno della stessa altezza. Questi qua sono circa di 7 mm, 6 mm e mezzo, 7, che è l'altezza di tutte le mie tiles, ok? Quindi io li metto paralleli tra di loro su un cartoncino, li fisso per bene, mi assicuro che siano assolutamente paralleli uno all'altro grazie all'utilizzo di una squadra che mi dà l'angolo a 90 gradi. Dopodiché una cosa molto importante è che la distanza tra i due bacchettini non sia ovviamente superiore a quella dell'ampiezza del mio arch cutter. L'arch cutter è uno dei pochi strumenti che vi consiglio di comprare, ragazzi, perché costa veramente poco. Quello che vedete qui l'ho pagato una ventina di euro e questo mi fa spostare il discorso sul primo dei dettagli che riguardano questo canale. Se guardate nella descrizione di ognuno dei miei video troverete una lista praticamente infinita di link di Amazon. Questi sono link affiliati, ragazzi. Praticamente se voi comprate attraverso questi link e dovete scendere giù abbastanza verso il fondo per trovare quelli per l'Italia, quando voi comprate attraverso questi link per voi non cambia assolutamente nulla. Io però ricevo qualche centesimo di percentuale sulla vendita dei prodotti che voi comprate e questo aiuta tantissimo il canale. Per cui se avete voglia di farvi un giretto sui materiali che uso e consiglio, fate un giretto nella box di sotto. Impareremo in questa miniserie a conoscere i vari aspetti di Max DM Crafting, uno alla volta, così non vi stressate troppo neanche voi a sentirli tutti insieme, ok? Una delle cose più importanti è recuperare il primo angolo di 90 gradi. Per fare questo ci serve un righello, io ne uso uno in plastica, però se ne avete uno in metallo è ancora meglio. E attenzione, utilizzo la lama molto lunga. Cercate di non fare forza quando fate il taglio, andate giù molto delicati, cercate più che altro di concentrarvi sulla verticalità della lama, deve essere perpendicolare al piano di lavoro, il più possibile, perché questa è una parte cruciale in caso di schiuma, di foam molto alta. Se noi andiamo giù storti con la lama facciamo dei macelli sulle misure. Quindi cercate di stare il più verticali possibili e fate più e più passaggi senza fare nessun tipo di sforzo. Se la lama è ben affilata vedrete che piano piano, un passaggio dopo l'altro, si va giù belli dritti e non abbiamo il pericolo di fare dei tagli storti e inguardabili.
Una volta ottenuta la prima linea dritta, diciamo così, è facile con una squadra 90. Vedete, questo mio righello ha un sistema T, per cui abbiamo un angolo di 90 gradi se io mi appoggio alla linea verticale dritta. Da qui in poi ritagliamo tutti e 4 i lati e abbiamo la nostra mattonella di schiuma. Ne ho presa una apposta molto molto alta, perché adesso possiamo andare sul nostro marchingegno da taglio per vedere com'è facile ottenere una mattonella, una tile dell'altezza che ci interessa, in questo caso 7 mm. Voi vedete che se è abbastanza largo il mio piano di lavoro all'interno degli stecchetti, posso mettere anche la mia mattonella in maniera assolutamente casuale, random, anche storta. L'importante è che il filo sia appoggiato bene e in maniera costante a entrambi i due stecchetti. Una volta che quello è appoggiato bene, io vado molto lentamente a tirare il filo verso di me ed ecco che quello che rimane sul piano di lavoro è la mia tile dell'altezza desiderata. Ovviamente con stecchetti di altezze diverse potete ottenere tiles di spessore diverso. Molto facile, avete visto? A questo punto, dopo aver fatto gli stessi tagli per tutto lo spessore della tile, ho le mie 4 mattonelle, le mie 4 tiles che potrò creare per fare i primi pezzi del mio dungeon. Innanzitutto la griglia. Vedete che prima prendo le misure di un pollice per ogni lato, quindi 1, 2, 3, 4 pollici per lato, e creo la griglia. Attenzione ragazzi, misurate 2 volte e segnate una volta sola. La schiuma, la foam, prende qualsiasi tipo di incisione, per cui un segno fatto con un'unghia, con una penna che va storta, rimangono sulla tile, per cui cercate di essere precisi. Measure twice, cut once, dicono in inglese, ok? Misurate una volta in più piuttosto che rischiare di tagliare o di disegnare in maniera storta. Una volta che avete la vostra griglia, a questo punto però è più interessante se la facciamo un po' più spessa. Allora utilizzo ancora il mio taglierino, con una leggerezza incredibile ripasso le linee. Vedete che questo lo faccio a mano libera, non c'è bisogno di avere il righello, se andate con calma ce la si può fare. E a questo punto ho inciso la schiuma e sarà più facile un secondo passaggio con la mia penna. Questa tecnica della penna che disegna, poi il taglierino, poi ancora la penna, viene utilizzata tantissimo anche per fare i muretti nelle casette, nei muri dei dungeon. Una volta creata la griglia per benino, aggiungiamo qualche crepa. Per queste basta usare la nostra penna in questa maniera, molto facile, vedete. E a questo punto utilizziamo il trucco del foglio di alluminio. Prendete un bel foglio d'alluminio, lo appallottolate, non stringetelo troppo, cercate di lasciare le increspature belle spesse, potete usare anche più di un foglio ovviamente, e lo arrotolate nella vostra mano. In questa maniera, rotolandolo sulla tile, vedete che crea una bellissima texture che vi ricorda proprio quella delle pietre. Facile, veloce, effective, come dicono in inglese. Siamo già pronti per colorare. Allora, in questo tutorial non vado molto giù pesante con le tecniche per colorare le tiles. Io vi consiglio comunque di fare una prima base di nero. Questo nero è un nero acrilico economico, costa 3 euro e mi pare che sono parecchi ml di colore. La cosa più importante è tirare bene il colore. Vedete che io qua splattello il colore direttamente sulla tile, ma poi con gocci d'acqua e tirandolo bene, con un unico blob di colore faccio tutta la tile e la ricopro perfettamente di nero. Una volta che è ben asciutta, procedo con un po' di bianco e ottengo delle sfumature di grigio. L'ultimo passaggio è proprio con un grigio chiaro e sto leggerissimo con il pennello. Siccome non ho aspettato che la tile fosse perfettamente secca, questo non è proprio un dry brush, non è un pennello a secco, è più una sfumatura tono su tono con pennello umido, ma di queste cose parleremo più in profondità più avanti. Ok ragazzi, è tutto. Con questo finisce l'episodio numero 1. Spero vi sia piaciuto questo video e vi aspetto tutti all'episodio numero 2. Happy crafting!